Ciao ragazzi, come state? Spero siate carichi per continuare a scoprire i verbi in italiano, perché è da un po' che ci stiamo occupando dell'indicativo, il modo più utilizzato da noi italiani per esprimere fatti, azioni e idee reali, certi e oggettivi. Sicuramente saprete che ci sono molti tempi per esprimere il passato in italiano. Abbiamo già visto l'imperfetto e come utilizzarlo, mentre oggi ci occupiamo di un altro tempo passato, il passato prossimo. Vediamo subito come si forma. È veramente molto semplice. Basta prendere il presente indicativo dell'ausiliare, quindi essere o avere, e aggiungere il participio passato del verbo che avete scelto di utilizzare. Facile, non è vero? Se avete qualche dubbio sul participio passato, lo risolviamo subito. Scopriamo il participio passato dei due ausiliari. Quello di essere è stato, quello di avere avuto. Per quanto riguarda invece i tre gruppi di verbi che ormai conosciamo, possiamo dire che i verbi che terminano in are all'infinito formano di solito il participio passato in ato, quindi mangiare, mangiato. I verbi che terminano in ere all'infinito formano invece il participio passato in uto, quindi conoscere, conosciuto. Qui noterete una i e la aggiungiamo semplicemente per una questione di suono, perché se non ci fosse sarebbe conosciuto, ma suonerebbe molto strano. Ecco il motivo per cui c'è una i. Andiamo avanti. I verbi che terminano in ire all'infinito formano il participio passato in ito, quindi finire sarà finito. Benissimo, vediamo subito come questo participio passato è utilizzato per formare appunto il nostro passato prossimo. Ecco qui il passato prossimo dei due ausiliari. Come vedete, ogni ausiliare in italiano usa se stesso per formare il passato prossimo. Quindi per il verbo essere avremo il presente del verbo essere stesso e poi il participio passato. Stessa cosa con avere, verbo avere al presente e participio passato. Noterete però qualcosa di strano con il participio passato di essere. Ebbene sì, fate molta attenzione. Se utilizzate l'ausiliare essere, dovete sempre ricordarvi di accordare il participio passato del verbo in genere e numero con il soggetto. Quindi, vedete questo esempio. Stamattina siamo stati dal dentista. Non c'è il soggetto, però c'è siamo, quindi si capisce che ci stiamo riferendo a noi, più di una persona. E per questo
che quindi il participio passato diventa plurale. Ma nulla di tutto ciò accade invece con l'ausiliare avere. Infatti, come vedete, è sempre uguale il participio passato. Sono i giocattoli che i bambini hanno avuto a Natale. Molto semplice. Non succede nulla e non cambia il participio passato. Adesso invece ho deciso di mostrarvi altri verbi. Ho scelto questi due come esempi: mangiare e partire. Mangiare prende l'ausiliare avere, quindi molto semplice, presente indicativo del verbo avere appunto, e poi il participio passato del verbo, quindi mangiare, che sarà mangiato. Ieri abbiamo mangiato la lasagna, che buona! Chi? Noi. Siamo più di uno, ma non importa perché l'ausiliare è avere, quindi il participio passato non cambia. Vediamo invece partire. Partire è un verbo di movimento che implica uno spostamento da un posto ad un altro, quindi ausiliare essere, e chiaramente dobbiamo andare ad accordare il participio passato al soggetto. Quindi poi, sempre noi, nel pomeriggio siamo partiti per gli Stati Uniti. Plurale, perché il soggetto è noi. Adesso una brutta notizia sul participio passato, perché ai noi tende ad essere molto irregolare. Quindi anche verbi tendenzialmente regolari al presente formano il participio passato in maniera un po' anomala, un po' strana. Qui ho deciso di mettervi alcuni esempi di quei verbi più frequenti che potrete utilizzare o trovare più spesso. Poi tutta la lista completa ve la lascio sul sito, dove troverete anche la spiegazione scritta di questo argomento. Allora, ecco alcuni esempi. Il participio passato di fare sarà fatto, di dire detto, di bere bevuto, di prendere preso, di chiedere chiesto, di leggere letto, di scrivere scritto. Quindi con questi andremo a formare il passato prossimo. Ecco alcuni esempi. Hai detto una cosa che mi ha ferita molto. Verbo dire al passato prossimo. Ieri sera abbiamo bevuto un cocktail ai lamponi davvero eccezionale. Verbo bere. Ti ha chiesto gli orari del treno? Verbo chiedere. Leopardi ha scritto a Silvia. Verbo scrivere. Adesso vediamo invece, per concludere, cosa succede ai verbi modali. Quindi quali saranno i loro participi passati? Per fortuna sono molto semplici. Quello di dovere sarà dovuto, di volere voluto, di potere potuto e di sapere saputo. Quindi molto semplici. Ecco alcuni esempi di utilizzo di questi participi per formare il passato prossimo dei verbi modali. Ha dovuto lasciare il lavoro per dei litigi. Oggi devi fare quello che non hai voluto fare ieri. Non ho potuto dirglielo perché era andato via. Come hanno saputo del vostro divorzio? Come vedete, ausiliare avere. Spero abbiate imparato a formare il passato prossimo in italiano. Vi aspetto al prossimo video su come
utilizzarlo. Allora, per oggi la nostra lezione finisce qui. Però, se volete la spiegazione scritta e tutti gli esercizi su questo argomento, andate sul nostro sito www.lerniamo.com. Troverete il link diretto nella descrizione. Inoltre, per qualsiasi dubbio o richieste per nuovi video, mandateci una mail a info@lernamo.com. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al nostro canale YouTube. Inoltre, continuate a seguirci anche su Facebook, Instagram e Twitter per tante novità. And guys, if you think your Italian isn't so good, you can even send us an email or a message in English and Spanish or German or French. We will answer in no time. Cosa aspettate? Ciao!